Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda metà di aprile 2024. Direi che queste sono un po' troppe, anche se erano belle. Andiamo a vederne una sola per piacere, grazie. Il mondo, ragazzi. Devo dire che c'è la conclusione di un ciclo in questa seconda parte di aprile. Può essere il raggiungimento di un risultato, la fine e di conseguenza anche l'inizio di una nuova fase. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire poi come integrare più oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni 2024 e per i corsi gratuiti che sono già online. Vi ricordo che questa è una lettura generica, può riguardare la famiglia, il lavoro, gli affetti. Io vi darò un'indicazione del movimento energetico e poi andrò a farvi come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda le letture sul lavoro e sull'economia e la finanza, nel caso siate investitori, sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo con il dito verso il basso. Allora ragazzi, iniziamo con la temperanza, la giustizia, un 7 di bastoni, ruota della fortuna, la morte, il giudizio e un fante di coppe. La prima cosa che mi salta all'occhio è che avete tanti arcani maggiori, 5 su 7. Quindi è proprio come se fosse un momento importante nella vostra vita. Allora, partiamo dalla temperanza e dalla giustizia. Sono due carte che mi parlano di equilibrio, come se se ci dovesse essere da riportare in equilibrio un certo tema che con la temperanza potrebbe essere personale, potrebbe riguardare un equilibrio, diciamo, psico-emotivo e con la giustizia ci potrebbe anche essere qualche tema burocratico in mezzo. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla temperanza, abbiamo la stella e la ruota della fortuna. C'è come la voglia di un cambio di un certo tipo di situazione o di relazione. Sento che è come se si desiderasse un po' di tranquillità. Tenete presente che quando c'è la carta della temperanza vi parla anche di pazienza, quindi diciamo che l'inizio del periodo è un po' lentino. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo la forza e il giudizio ce l'avete già qui. E sono tanti arcani maggiori, ragazzi. E la stesa è bella, bella importante. Guardate, ragazzi, qualsiasi cosa rappresenti per voi la giustizia, quindi abbiamo detto che potrebbe essere qualche tipo di questione burocratica, potrebbe essere qualche tipo di contratto che arriva e soprattutto se state aspettando la firma di qualche foglio, se state aspettando da tanto tempo una sorta di sblocco dove c'è in mezzo la burocrazia, potrebbe proprio arrivare nella terza settimana di aprile. Devo dire che tra la forza e la pazienza ho come la sensazione che qui si debba andare un po' giù a testa bassa, ehm, dritti per la propria meta.
Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. Abbiamo il sole e un re di spade. Allora, per qualcuno, ragazzi, potrebbe rappresentare come il sentirsi soli di fronte a questa. Potrebbe essere una battaglia, quella con la giustizia, potrebbe essere un tema, non necessariamente una battaglia. Ho come la sensazione che c'è la voglia di andare oltre, c'è la voglia di... perché giustamente a forza di volontà ne avete. Energia fisica che state mettendo per risolvere o comunque per andare avanti in questa situazione o in questa relazione, ne avete. Sento anche con la carta del sole che ci sono dei sentimenti puliti, c'è genuinità in quello che state facendo o nel tipo di situazione in cui vi state trovando, cioè tutto questo movimento che andrete a passare con la giustizia, ehm, tenete presente che la giustizia fa anche riferimento alla giustizia divina, considerato che avete 2 volte il giudizio e 2 volte la ruota della fortuna, ragazzi, e anche la giustizia, questo potrebbe proprio essere un periodo dove è come se per destino doveste affrontare questo tipo di passaggio. Un altro significato della giustizia potrebbe rappresentare dei contratti. Quindi se state aspettando delle notizie, tutto quello dove c'è una firma, diciamo così, nella terza settimana di aprile potrebbe fortemente arrivare. Anche se qui la sensazione è mi viene da dire di lottare un po' contro i mulini a vento, ma è solo una sensazione in realtà. C'è forse bisogno di mantenere un pochettino di più il focus in quello che è il vostro obiettivo, perché ho come la sensazione che vi dicano portate pazienza per quello che riguarda il vostro obiettivo, perché non è ancora tempo di far cambiare le cose. Difatti, ho la ruota della fortuna che è, diciamo, incastrata. Andiamo a vederla. Di nuovo temperanza. C'è come un qualche tipo di cambio che si vorrebbe ma che non arriva. Abbiamo la temperanza e un 8 di pentacoli. Allora, per qualcuno potrebbe riguardare una situazione lavorativa e da lì capirei la giustizia come un contratto, come se ci fosse un nuovo inizio. E vi dico, se state aspettando qualche telefonata di qualche curriculum che avete mandato secoli fa, è facile che arrivi. Cioè, io nella terza settimana di aprile vedo proprio, ragazzi, questo ricontattare e la firma di qualche contratto. E qui abbiamo morte e giudizio, quindi il taglio con il passato e la rinascita. E mi ricollego al mondo, perché è un po' quello il senso. Andiamo a vedere la morte. 4 di denari e fante di pentacoli. È come se si dovesse, ragazzi, lasciare indietro qualche tipo di attaccamento a livello di atteggiamento. Cioè, ho come la sensazione che qua vi dicano smettete di essere fanti, iniziate a essere re. Uomini o donne che siate, non importa. È un po' come dire prendete in mano le redini della situazione, perché da studenti dovete passare o vorreste passare, o magari è proprio quello l'obiettivo, un aumento di livello, se per voi risuonasse come una stesa lavorativa. Ehm, Però è un'attitudine quella che bisogna lasciare indietro qui. C'è una frase che mi piace molto che è smetti di lamentarti e inizia a comportarti come la persona che vuoi diventare. Ora, agli inizi può sembrare
assurdo, però diciamo, io mi dico così, riscopro un po' il mio bambino interiore e inizio a giocare, a fare la persona che voglio diventare. Sapete come quando i bambini giocano a fare gli adulti perché vogliono già essere adulti? Lì è un po' la stessa cosa. Se volete, se state sognando di, non lo so, diventare supervisori o quello che il vostro sogno è, il ruolo potrebbe rappresentare il re di spade, iniziate a comportarvi come quella persona. Cioè, se quel tipo di ruolo include, non lo so, il fare il giro del reparto ogni ora, voi magari non siete in quella fase, però potete iniziare a occuparvi del problema, per esempio, e fare il giro del reparto una volta ogni 2 ore e mezza, 3, per dire, perché non è proprio vostra competenza, però iniziare a entrare nella parte, ecco. Andiamo a vedere il giudizio. Ok, allora sono usciti un 2 di coppe, re di bastoni, matto, regina di coppe e asso di denari. Ragazzi, qui vedo che c'è una presa di coscienza, una presa di consapevolezza. Ho 2 carte di inizio e una carta di accordi. Qui sento che arriverà qualche nuovo inizio, di tipo anche concreto, vi dirò perché abbiamo l'asso di pentacoli, quindi devo dire che sarà un po' più densa forse la terza settimana di aprile, perché c'è una sorta di aspettativa, c'è questa chiamata, questa notizia che arriva, magari da lontano, può essere un lontano geografico o un lontano temporale. E da lì inizia, ragazzi, la vostra anche voglia di espansione, di pensare a chi voglio diventare, come voglio impostare questa situazione o questa relazione. E qui si inizia attraverso il taglio di certi atteggiamenti, appunto, a trovare un nuovo equilibrio, a trovare un nuovo tipo di inizio, un nuovo tipo di entusiasmo. Andiamo a vedere il fante di coppe. C'è il raggiungimento di un risultato e comunque qui, ragazzi, abbiamo un 8 di spade e un fante di bastoni. Allora, devo dire che rinnovo il discorso dell'entusiasmo, però vedendo anche questo 8 di spade, quello che mi viene un po' da dire è di, come vi posso dire, uno, portare pazienza, due, avere fiducia che l'universo, diciamo così, ha un piano per noi, anche se noi non capiamo perché. E questo 8 di spade mi dice che qualcuno non riuscirà a vedere tanto il senso di un certo tipo di passaggio, nel senso che è una carta molto negativa, cioè molto negativa, di qualcuno che pensa in maniera molto negativa, però in realtà è solo il modo di pensare ed è anche un po' quello che dovete lasciare indietro perché avete bisogno con questo fante di bastoni di ritrovare un po' di entusiasmo, di pensare anche pensare a voi ragazzi, perché il fante di coppe è tanto verso gli altri, mentre il fante di bastoni è verso se stesso. È un po' come il trovare un giusto equilibrio, una giusta armonia tra il lato psico-emotivo. È un po' come se appunto arrivasse qualche grossa notiziona. Può essere un contratto come vi dicevo, può essere un sogno, può essere magari anche un amico, un'amica che non vedete da molto tempo. In qualche modo vorreste che le cose fossero un po' diverse o andassero in maniera diversa. Sento che molte persone si sentono un po' sole in tutto questo passaggio, in questo momento, però qui si tratta semplicemente di lasciare andare certe attitudini al fine di ritrovare una nuova armonia. Dopo questo, mi viene da dire, non è ancora qua il nuovo inizio lo sento più a fine mese, però qua c'è la parte della contrattualistica, come mi muovo, come regolarizzo, come creo una nuova disciplina, perché la giustizia fa anche riferimento a quello, eh. Ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Il mutamento. Wow, avete un'altra volta la ruota della fortuna, ragazzi. Cioè, è un 10, c'è un cambio, una fine ciclo e un inizio di un nuovo ciclo in questo periodo.
e la coscienza, è la carta del carro, quindi 2 arcani maggiori nuovamente. È un periodo molto intenso, molto potente, è come se doveste cambiare la direzione o a questa situazione o a questa relazione. Adesso dipende, la sento più come una situazione che come una relazione, però comunque ognuno di voi la prende un po' come vibri, no? Quando viene fuori questa carta, la carta della coscienza, è un po' come se ci dicessero di rompere il velo di grigiume, di grigiore che c'è intorno e di dar voce a quello che è il desiderio più intenso, più nascosto no, più interno, mi viene da dire. È un po' come se vi dicessero ascoltate la vostra anima, ok? Però qui ragazzi c'è qualche cosa che ha a che vedere con il destino, perché vi dico avete 3 volte la ruota della fortuna, 2 volte la carta del giudizio, avete il mondo, che altro? Beh direi che già abbastanza, no? Ah, e la stella, è come se ci fosse un qualche tipo di movimento karmico e la giustizia predestinato che dovete passare in questo periodo. Si tratta di prendere in mano le redini della situazione, ragazzi, ascoltare la vostra coscienza e dare un indirizzo, tagliare con certi tipi di atteggiamenti e ritrovare un nuovo tipo di equilibrio. E mi verrebbe da dire che questo equilibrio non deve essere solo nell'ambiente esterno, ma deve essere proprio anche all'interno di voi. Va bene, andiamo a vedere una fatina. Tempo prezioso. Questa fatina vi invita a sperimentare ogni singolo momento in modo pieno per, diciamo, creare un qualche cosa di prezioso con il vostro tempo. Così, in questo modo, non si spreca né il vostro né il tempo degli altri. Amici della bilancia, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o se volete iniziare un percorso di crescita con me, abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!